Questo è il terzo video della parte intermedia dei nostri video su pianoforte, armonia, teoria, improvvisazione, eccetera. Ora dobbiamo parlare di un argomento che spesso è origine di discussioni. L'accordo è formato da 3 suoni, da 4 suoni, le note fondamentali, la triade, poi le settime, poi questo, poi quello, l'alterazione, eccetera. Ok, noi abbiamo come sempre un modo di vedere le cose che è pensato per agevolarci, per renderci veloci. Quindi fondamentalmente noi pensiamo agli accordi sempre formati da 7 suoni disponibili. Non significa che li dobbiamo usare sempre tutti e 7, come non significa che dobbiamo mangiare sempre il cenone di Capodanno, cioè magari a volte sì, magari a volte solo un primo, solo un secondo, dipende dalla situazione. Quindi a seconda della situazione stilistica, musicale, di colore, noi possiamo usare 2, 3, 5, 7 di queste note, tutte o meno. Questa è l'organizzazione teorica, però per rendere le cose semplici, veloci, noi pensiamo agli accordi formati da 7 suoni. E in questa organizzazione distinguiamo fondamentalmente 2 parti dell'accordo. Prima, terza, quinta e settima, che sono quelle che noi chiamiamo propriamente note dell'accordo. E poi invece nona, undicesima e tredicesima, che sono sostanzialmente la seconda, la quarta e la sesta, sono loro, ma prese spesso all'ottava superiore e chiamate così proprio per dare l'idea che sono intese in una parte superiore a dare colore, non a definire la qualità dell'accordo, e che si chiamano estensioni. Quindi note dell'accordo, estensioni, prima, terza, quinta e settima, nona, undicesima e tredicesima. Ora, all'interno di questa organizzazione c'è un semplicissimo modo per visualizzare quali sono le estensioni di un accordo. E la cosa è molto molto semplice. Le estensioni di un accordo sono sempre la triade, cioè le prime 3 note dell'accordo, portate un tono sopra. Ok? Questo vale sempre per tutti gli accordi che si definiscono infatti estensioni fisse, e poi c'è un tipo di accordo di cui parleremo nel prossimo video, che è la dominante alterata, che invece ha una possibilità di coloritura delle estensioni molto più vasta. Però per tutti gli altri, quindi maggiore, dominante, minore, semidiminuito, diminuito, le estensioni sono fisse. Quindi la regola vale sempre per tutti gli accordi tranne le dominanti alterate. Andiamo nel pratico. Abbiamo detto che l'estensione di un accordo è la triade, un tono sopra. Quindi se Do maggiore è formato da Do, Mi, Sol, Si, la triade è Do, Mi, Sol, prendo questa triade e la porto un tono sopra, cioè Re. Quindi Re, Fa diesis, La. Come sapete, io non amo fare discussioni, ma perché, ma per lì, ma per qua, perché nella musica fondamentalmente il perché è sempre uno solo e sempre lui. Le cose funzionano in un modo, si usano in un modo perché suonano bene, punto. Ma perché c'ha l'undicesima diesis invece di avere l'undicesima naturale? Molto semplice. Prendi, la suoni, senti quanto, è disdicevole come suono, e dici, bah, ok? Ma suona male. Yeah, suona figa. Ok, allora l'undicesima diesis, punto, e basta. Lasciamo le discussioni ai teorici. Ora proviamo con gli altri accordi. Proviamo l'accordo di settima di dominante. Do, Mi, Sol, Si bemolle, stessa cosa, la triade, Do, Mi, Sol, è maggiore, prendo la triade maggiore e la porto un tono sopra. Quindi di nuovo Re. Ed esce un altro fatto figo. Suona benissimo. Suona molto big band. Ok? Semplice. Do minore. Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, quindi la triade, le prime 3 note, prima, terza e quinta, sono Do minore, prendo quello, lo porto un tono sopra ed esce Re minore.
è chiaro che suona articolato, suona colorato, cioè non suona come la canzone popolare, non suona come questa cosa qua, ma suona Do maggiore, Do minore, suonano belli, densi, e noi è questo quello che cerchiamo, la roba che suona densa, la roba che suona figa, ok? Quindi, ripeto, queste sono possibilità, la stessa vale per il semidiunito, per il diunito, eccetera, sono possibilità sonore che uno può scegliere a seconda della situazione, a seconda se sente col suo orecchio che basta prima e terza, che ci vuole anche la quinta, ci vuole anche la settima, ci vuole la settima ma non la quinta, la nona ma non la settima, eccetera. E quindi ha una tavolozza di colori che può usare secondo il suo gusto. Questo è l'unico modo di porsi nei confronti della musica ragionevole, secondo noi. Provate a sperimentare questa roba, provate a calcolarli, provate ad aggiungerli ai vostri accordi, alle vostre composizioni, lavorateci sopra e ci vediamo al prossimo video. Buon lavoro!